La Winter Marathon è per tutti coloro che amano questo sport è un punto d'arrivo e l'abbiamo scelta proprio nell'anno giusto e anche fortunatamente con un po' di neve perché ci divertiremo un po' di più insomma. Sono appassionati di queste corse, ho trovato la macchina giusta per questa gara. Prima cosa è una sfida totale perché guidare in queste circostanze con la neve, con il ghiaccio, non so, è un tipo di guida che mi è sempre piaciuto e farlo in gara è il top. Supervisioniamo il team della scuderia Sports gestito da Mark Gessler e stiamo lanciando il programma delle Fulvia Sport Zagato. Per la Winter ne abbiamo quest'anno 2, ma è un programma che crescerà e sono 2 1300S cosiddette della prima serie e mezzo, quindi il 1300 con il 5 marce. Winter Marathon per me è divertimento, credo, tanta passione, tanto voler bene alla macchina perché secondo me è molto dura, sono molto dura da fare la cosa, è una messa a prova ecco per me. Sì, è la prima, abbiamo conosciuto Vesco alla 1000 miglia e ci ha suggerito di provare a farla che è divertente per l'ambiente, il clima, è una nuova esperienza di guidare auto storiche in montagna. Ho già fatto Coppa delle Alpi con 1000 miglia. È stato molto divertente e contiamo che la Winter Marathon sia uguale. Well, we are from Portugal. We just arrived today from Ferrara. First time we heard it was really good, so we had to come here and see it by ourselves. Well, I think it's going to be a big challenge, difficult conditions, very hard race. With a long distance and also a lot of winter conditions which we are not used in Portugal. So for us definitely will be a big challenge to perform this. Our biggest objective is just to arrive on the end. You are ready? Yeah, we're always ready. Grazie mille amigo. Grazie a te. Italia è molto bella. Quest'anno sarà una grandissima avventura e speriamo di divertirci un sacco, insomma è sempre spettacolare, neve, ghiaccio, siamo 2 amici, vogliamo divertirci, l'obiettivo è divertimento. Essendo la prima volta mi aspetto un po' di tutto, vediamo un po' cosa succede. Bello sempre arrivare e godere la gara e il transito. Ma la Winter Marathon è una maratona veramente, che si gode anche un po' la macchina con la neve. Far sbandare. Siamo tutti come i bambini, abbiamo solo una faccia vecchia. Equipaggio Vecchi Soldo alla loro prima avventura formata assieme a questa Winter Marathon. Primo anno per questa macchinina e speriamo di divertirci, poi con la neve sicuramente l'atmosfera è bellissima e l'obiettivo è arrivare in fondo, poi se facciamo qualcosa di carino anche meglio, ma ci divertiremo sicuramente. Ho avuto la possibilità di fare sta macchina e l'aiuto sia di Porsche e di un carissimo amico l'ho costruita da sana pianta. Negli ultimi 10 giorni l'ho preparata per fare esperimento Intermarathon su questo terreno con tutte le difficoltà, temperature, alzarla, gomme, così, riscaldamento che non c'è. Vediamo l'avventura come va. Vediamo fare derapate quest'anno? Ci proviamo, vediamo un po' come va, la macchina è adatta per questo. L'avevo appena letto ma già non me lo ricordavo più bene. Oddio, perdonami. Niente, si comincia a 7:30, ma
la sento da un po', è già da ieri che si sente la partenza. Ho iniziato oggi a sentire un po' di emozione perché essendo la prima sono un po' teso, quindi ci sta, dai. Siamo, come ho detto prima, siamo contentissimi, quindi manca poco, ecco. Numero 16 invece per le carrozze e massioni con la loro che non ci sia l'abbinamento fra dinamo e regolatore, che non è giusto, allora lei carica tanto perché lui gli chiede tanto e va in sofferenza e allora sta fumando per quello. E che avanti così si brucia? Questo sì è il problema. Il miracolo della Winter. Ora speriamo, gara tosta, la macchina tosta, abbiamo solo la prima e la seconda, siamo saliti. Però è arrivato lui con la grazia divina, speriamo che possiamo continuarla. Come va? Tutto bene, grazie. Come procede la gara? Abbastanza bene, dai, non ci lamentiamo, è lunga, quindi c'è sempre tempo per migliorare.
Tanto com'è andata questa prima tappa? Benissimo, veramente benissimo, fantastico nel fatto che era abbastanza competitiva, le strade erano un po' ghiacciate, però tutto sommato benissimo, non mi posso lamentare. Ma per caso è possibile fare un giretto con lei? Sono, vabbè, adesso poi la macchina non è più in sviluppo, il responsabile di progetto. Il direttore tecnico era l'ingegnere Dallara. Io coordinavo il team che ha sviluppato la macchina, siamo partiti in 5, poi siamo cresciuti fino a una trentina di persone, in un paio d'anni abbiamo sviluppato la vettura. In realtà noi siamo guest di quest'anno della Winter Marathon per la prima volta, debutto ufficiale, quindi stiamo facendo il giro come guest, sono nel gruppo insieme alle Young Timer, però un po' freelance, mi muovo a destra e a sinistra, ieri poi sono finito davanti al gruppo davanti, quindi sperimentiamo le tappe della Winter Marathon. Magari è la prima di una lunga serie di partecipazioni, vedremo. La manifestazione di quest'anno è stata la più laboriosa degli ultimi 20 anni, però vedo che almeno fino adesso ha un successo incredibile, c'è tantissima gente, tantissime vetture. Abbiamo aperto anche a qualche macchina di più, 10-12 vetture un po' particolari, abbiamo una Testa Rossa, una Ferrari, una Porsche 904 incredibile, e tante macchine particolarmente importanti, molte che non avevamo quasi mai visto, ma sono macchine che hanno poi fatto i rally, la velocità, la pista, hanno partecipato a un sacco di manifestazioni e noi, oltre ad avere le macchine anteguerra, che ne abbiamo parecchie, molto simili tanto, però è un successo notevole perché abbiamo un 15% di vetture di più, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo parterre di macchine notevoli, abbiamo 134 partenti, solo uno o forse due si sono ritirati, però la prima tappa l'abbiamo terminata stanotte, è andata molto bene, esageratamente bene, fra una mezz'oretta partono per la seconda tappa, quella impegnativa che fa da Madonna di Campiglio, 14 passi compreso Passo del Tonale, poi rientro, Bolzano e Madonna di Campiglio, quella è una tappa da 470 km e quella è quella che determinerà sicuramente i vincitori. Vedo che c'è già un movimento di vetture in centro e speriamo che funzioni bene tutto. Posso chiedere com'è andata ieri? Abbastanza bene, fredda ma abbastanza bene, dai. Speriamo di fare meglio oggi. Come se l'aspetta il percorso oggi? Sinceramente non ho neanche guardato bene, però secondo me è ostico. Obiettivo laghetto. Quindi speriamo. Buttate in alto. Siamo 18esimi, speriamo di arrivarci. Ieri abbastanza bene, siamo a metà classifica, ma vediamo oggi se riusciamo a migliorare. Prima tappa è andata bene, le prime 5 prove sono state un po' impegnative perché per la prima volta per noi quella winter, quindi le distanze dopo i cartelli gialli ci siamo trovati un po' in ritardo a dover recuperare, però poi abbiamo più o meno capito qual era il trucco e abbiamo cercato di rimontare.
e siamo arrivati tutto a posto in orario, ci siamo divertiti tantissimo. Allora buongiorno, seconda tappa della Winter Marathon edizione 2025, è la tappa più lunga, è la tappa che probabilmente farà la differenza. Aspettative di divertirsi e di fare del nostro meglio, poi il risultato lo vediamo alla fine, però la giornata sembra bellissima, la gara ormai la conosciamo e insomma siamo qui per divertirci e anche per fare quello che sappiamo fare. C'è una bella lotta davanti e speriamo di esserne parte fino alla fine. È oggi che si deciderà realmente il destino di questa Winter Marathon. Col numero 2 un altro vincitore della Winter, Aliverti. Oggi spacchiamo, non la macchina, oggi spacchiamo la gara. Ufficiali erano leggendaria HF. We have nice weather, so it's perfect. Stanno andando questi 10 minuti di gara. Intensi. Facciamo il possibile.
Problemi di condensa? No dai, pochi problemi. Un po' freschino. Ma andiamo. La marcia terza. Non so se hai capito, ho solo quella. Hai fatto una gara con una marcia sola? Sì, le ultime 10 prove sì. Sarà per l'anno prossimo. È andata male quindi? Non benissimo, però ci siamo divertiti, dai, è sempre una bellissima gara e niente, speriamo domani nel laghetto. Com'è andata? È andata bene, benissimo. Benissimo? Sì. Nel senso ci siamo divertiti tantissimo che ci siamo piazzati bene. Uno e l'altro, dai, uno e l'altro. Non ci speravamo, ma adesso vediamo le ultime prove, però siamo contenti. Ciao! Io vedo un sorriso, È bellissimo! Addirittura. Quindi è andata bene. Grande evento, è andato molto bene, benissimo. Abbiamo finito, era uno dei nostri obiettivi di finire, siamo arrivati. E qual era il secondo? Il secondo di non rompere la macchina. È stata impegnativa, intensa come sempre, però ricca di emozioni e spettacolare. Abbiamo avuto un po' di problemi con della pressione dell'olio e un manicotto, però la macchina ci ha portato fino a qui, insomma, dai, già questa è una soddisfazione. Ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il suo lavoro, dai. Ciao! Com'è andata? Bene! Divertiti? Molto! E domani? Domani purtroppo non al lago. Ah, no, mannaggia. Niente. Forse l'anno prossimo. Sarà per la prossima. Ciao!
Il triplete, sono tre, 2015, 2017 a distanza di tanto è arrivato anche la terza coronazione di un sogno. Eravamo in 130, tutti e 130 sognano di vincerlo, quindi anch'io. Ho avuto un navigatore all'altezza, devo dire la verità, Yuri, un'assistenza straordinaria perché conta proprio anche la chimica che si crea nell'abitacolo e fuori e quindi tutto ha contribuito e alla fine siamo arrivati qua. Ma guarda, fino alla fine eravamo secondi, poi l'amico, grande avversario e pilota stimatissimo che è Edoardo Bellini ha commesso un errore come nel tennis, fare un doppio fallo per dire, lui ha commesso quell'errore lì e il punto è arrivato a me e io ne ho approfittato. È andata bene fino alle ultime 10 prove, visto che si è rotta l'auto e quindi avevamo solo la marcia terza e abbiamo fatto dal Passo Gardena fino qua in terza, quindi è stato divertente. Sapete già i risultati? Sì, 17esime. E come equipaggio femminile? Prime. Ah, allora complimenti. Grazie. Vi vediamo quindi sul laghetto? Esatto. Le donne, anche loro se la cavano bene sulla Winter Marathon. Assolutamente sì, infatti invito anche le altre mie colleghe che sono bravissime a mettersi in questa esperienza. La macchina sarà pronta per il laghetto? Lo spero. Ho solo la prima per cui farò il possibile. Vabbè, ce la facciamo abbastanza. Sì, esatto. Aliverti contro Turelli. Turelli cercherà di prendersi la rivincita almeno parziale contro il vincitore della Winter Marathon e sarà l'ultimo atto ufficiale di questa bellissima edizione del 2025, record di partecipanti, record di lunghezza per la Winter Marathon. Sono partiti in questo momento, è la finalissima del Trofeo Sparco edizione 2025 tra il vincitore della Winter Marathon Aliverti e colui che è arrivato secondo Turelli, quindi quasi una resa dei conti alla conclusione di 2 giorni spettacolari e bellissimi. Stanno concludendo la loro fatica sia Aliverti sia Turelli. Col numero 4 la vettura di Turelli, col numero 2 la vettura di Aliverti. Stanno concludendo. 54,95 Aliverti, 54,98 Turelli, vince il Trofeo Sparco, si prende la rivincita su Aliverti, porta la propria lancia al primo posto e quindi grandissimo Turelli che può gioire e ritirerà il proprio trofeo questa sera allo chalet dello Spinale. È lui il vincitore del Trofeo Sparco 2025.
È stata una delle più belle edizioni della Winter Marathon. Hanno vinto il trofeo Sparco Turelli e Turelli. Vince l'edizione 2025 della Winter Marathon Aliverti insieme a Merlo con la loro Fiat 508C.